Miei prodi camminatori, sono Nico, il capitano dei camminatori cretini, e oggi vi racconto di quando ho deciso di andare a dormire in un eremo del 1300, abbandonato naturalmente, in cui per entrare devi strisciare sotto la roccia, e dove ho passato un giorno e mezzo praticamente leggendo un libro sui pensieri di Marco Aurelio. Quello che vedete lassù è l'eremo di San Giovanni all'Orfento. Siamo in Abruzzo e sì, a quell'altezza che vedete nel video. Infatti, se volete sapere come ci sono arrivato a questo eremo, dovrete guardarvi la playlist del Sentiero dello Spirito, un percorso meraviglioso, quindi guardatela a prescindere da questo eremo. Si sale attraverso questa scalinata che state vedendo. Già qui siamo già ai 3 metri probabilmente d'altezza e piano piano continuiamo a salire. Il problema è che qui arriva la parte più divertente, cioè finita questa stretta passerella con il precipizio a destra, bisogna piegarsi e iniziare a strisciare, come state vedendo. Per chi invece avesse già visto il video, riprendiamo dal dubbio con cui ci siamo lasciati. Ce l'ho fatta! C'è solo un dubbio. Come faccio a portare qui l'attrezzatura? È impossibile. Allora raga, vi dico la verità, le ho pensate proprio tutte. Cioè, a un certo punto ho anche pensato di prendere lo zaino e tutto il saccappello e il resto e lanciarlo da sotto. Solo che, a parte il fatto che c'era la possibilità che si spaccasse qualcosa, l'altro problema era che alle mie spalle c'era un bel precipizio, quindi se qualcosa fosse rotolata giù non l'avrei mai più recuperata. E quindi l'unica soluzione, come state vedendo, è stato fare avanti e dietro con una serie di oggetti, tra cui il mio gigantesco zaino, che ho spostato piano piano davanti a me. Tutta questa operazione ha comportato uno sfregamento sulle mie costole che, ragazzi, un dolore, perché un conto è strisciare sui gomiti, un conto è sollevare qualcosa e fare leva sulle costole, mi faceva male tutto quando ho finito. E quindi è andata così, come vedrete adesso. Più comoda la potevano fare sta entrata, no? Lo so che una delle soluzioni più logiche sarebbe stata calare una corda e tirare su lo zaino, ma non avevo la corda. Benedettini. Ok, vediamo i locali. Questa è la prima stanza. E qui ci sono santini vari. Andiamo di qua. Crocifisso, mi sembra giusto. Ah, e qui c'è. Qui c'è la seconda stanza. Ah, ma c'è anche il pozzo. Credo. Sì. Ah, no, questa era la raccolta delle acque. Aspetta, ve lo faccio vedere. Ecco qua. C'è un metodo anche abbastanza ingegnoso. Vedete questo canaletto? Questo canaletto praticamente raccoglieva l'acqua e la convogliava nel pozzo. Quindi l'eremita aveva l'acqua tutto il tempo. Addirittura, vedi, hanno fatto anche una scanalatura lì sopra per raccoglierla ancora meglio. Allora, ragazzi,
Siamo nel... non mi posso sporgere troppo perché sennò mi ammazzo. Ho ospiti, non pensavo di averle. Ho addirittura degli ospiti. Come vi chiamate? Sebastian. Beatrice. Sebastian e Beatrice che sono passati con una facilità incredibile. Io credevo, ho detto, oddio, ora non salgono perché c'avevo paura. Invece no, sono venuti tranquilli, eremo di San Giovanni, come se niente fosse. Bene, complimenti ragazzi, complimenti a voi. Non è adatto agli obesi. Non è adatto agli obesi, se no non ci passate. Non mangiate troppo. Non mangiate, sì, assolutamente. Ok, questa è l'uscita dei nostri amici. Con calma, mi raccomando. No, dei poli di cuore. No, né cuore né obesità, diciamo. No, non guardare giù. Vai, vai che ce l'hai fatta. Oddio, fa stranissimo. Piano. Piano piano, non ti preoccupare. Ce l'hai fatta una volta, ce la puoi fare anche la seconda. Sembra più stretto. No, è uguale. Tieniti sulla destra. Sì. E così, dopo essermi improvvisato padrone di casa, benedettino, ho salutato i miei amici e ho preparato tutto quello che mi serviva per passare la notte nell'eremo. Allora ragazzi, volevo farvi vedere come mi sono sistemato per la notte. Questo è il mio frigorifero, c'è l'acqua, il cibo, un po' di indumenti. Qui per terra invece abbiamo il mio giaciglio, sacco a pelo, libro su Marco Aurelio, zaino che mi fa da spalliera del letto, autan, una candela. Di fronte a noi abbiamo i vari cose. Invece diciamo che il locale est l'ho lasciato vuoto. Lasciamolo alla santità, al pozzetto dell'acqua e a tutto il resto. C'è un po' di vento comunque, eh. Vabbè, tanto fortunatamente qui è riparato, me ne arriva poco. Buongiorno. Bella voce baritonale stamattina. Diciamo che non è stata la notte più comoda del mondo, vabbè. Non mi aspettavo altro. Però questo è bello come risveglio, diciamo, dai. Ci sono stati i bramiti dei cervi, non so di che, vari animali notturni, abbastanza freddo però. Devo dire che questo sacco a pelo ha fatto più del suo dovere. Adesso faccio colazione. L'hotel Eremo di San Giovanni offre della frutta secca e dell'acqua. Il caffè mi dispiace ma non l'ho portato, avevo già preso troppa roba. Comunque sono felice di dirvi che ho acceso il telefono, sono le 8:51 del 27 settembre e oggi passerò la mia giornata qui. Magari scendo un attimo per sgranchirmi le gambe o per trovare un punto in cui prendo il telefono, così avviso magari qualcuno che sono vivo.
e pensavo di avere un sacco di problemi con gli insetti stanotte, zanzare, così. Invece assolutamente niente. Sarà che è ventilato, sarà che sono in una zona abbastanza alta, però beh, meglio così. E oggi devo terminare, cioè devo finire di leggere La cittadella interiore di Hadot su Marco Aurelio. Sì, se no non me ne vado. Dormo qui pure dopodomani. Dovevo scegliere dove sistemarmi per la notte e ho scelto questa posizione, ora vi spiego perché. Prima di tutto, fra i due ambienti, questo qui è il primo, e il pavimento è abbastanza inclinato, quindi ho preferito evitare. Poi, tra l'altro, in quel pozzo dell'acqua probabilmente c'è molta umidità, quindi più mi tengo a distanza e meglio mi sento. Questa parte qui, invece, dove alla fine ho deciso di dormire, è umida uguale, cioè stiamo parlando comunque di roccia nuda e cruda. Però ho scelto questa posizione qui perché innanzitutto in questo modo avrei preso le prime luci dell'alba, mentre posizionandomi un pochino più in fondo sarebbe stato più scuro di mattina e quindi avrei avuto meno possibilità di scaldarmi con il sole. Ho sistemato sotto questo tappetino della Thermarest. Devo dire la verità, l'ho tagliato, non è così piccolo. Devo dire la verità, nonostante questo meraviglioso sacco a pelo in piuma d'oca che riesce a tenere fino agli 0 gradi. Aspettate, questo è il mio armadio, vi piace? Dicevo, nonostante questo sacco a pelo meraviglioso che tiene a una comfort di 0 gradi in piuma d'oca, un po' di freddo della roccia ti arriva, è inevitabile. Però non ho sentito questo grandissimo freddo, giusto ogni tanto. Magari per situazioni del genere non tagliate il tappetino come ho fatto io, però io preferisco essere fast and light, quindi tolgo tutto quello che si può togliere. Sono sopravvissuto e ci dormirò anche stasera. Questa ve la volevo far vedere. Durante l'eremitaggio mi sto allontanando un attimo dall'eremo per andare a fare un po' di rifornimento d'acqua, insomma, e trovare un punto dove pigliare il telefono per avvisare che sono vivo. E ho lasciato questo avviso qui. Non lo so, manco fossi, che ne so, manco fossi un negozio, capito? Un'attività commerciale. Torno subito. Vabbè, non si sa mai. Mi arriva qualche altro visitatore, trova tutta sta roba qui. Mi sono fermato un attimo ad osservare i vari oboli che sono stati lasciati qui. Vabbè, ci sono alcuni che semplicemente dicono di essere stati qui, altri che hanno fatto un'opera di arte contemporanea. E poi, vabbè, ci sono naturalmente, credo, oggetti che appartenevano a delle persone che ormai non ci sono più. Infatti vedo braccialetti, collane. Mi sono un attimo meravigliato quando ho visto le mascherine appese. Poi ho capito che probabilmente quelle sono oboli di persone che non ce l'hanno fatta per il Covid. E quindi è la prima volta che vedo delle mascherine appese in un posto così. Piccolo cambio di programma. Siccome ho iniziato a vedere un annuvolarsi lì davanti a me, avrei voluto ripartire domani mattina dall'eremo di San Giovanni, ma sono salito su a Piana Grande, l'unico posto dove prende il telefono, ho controllato il meteo e mette temporale e pioggia per tutta la notte. Per questo motivo farò solo una notte qui all'eremo di San Giovanni, ora mi sposto al rifugio Marcello Di Marco.
Non so se sia tenuta stagna, magari se piove a vento questo posto si allaga, quindi non voglio passare una notte nell'acqua in bianco, ma soprattutto domani mattina non ho nessuna voglia di trasportare zaino e me stesso là sotto con la roccia bagnata e scivolosa. Quindi va bene tutto, ma come sempre va bene essere cretini, ma fino a un certo punto, nel senso che comunque bisogna essere rispettosi della montagna e non troppo, cioè non forzare troppo la mano, va, facciamo così. Ecco la foschia che avanza, io ci dovrò passare in mezzo. Questo è il sentiero che ci porta al Marcello di Marco, sta già iniziando a più avvicinare. Meno male che mi sono spostato. Sta piovendo, ma sono arrivato al rifugio Marcello di Marco. Ah, qui dove ho passato la mia prima notte da solo in mezzo al niente in montagna. Mi sono affezionato a questo posto. È vuoto perché è chiuso, ma andiamo ad aprirlo. Ah, beh, direi di sì, dai, ho fatto abbastanza bene ad andarmene. Ora sono dentro il rifugio Marcello di Marco, cioè la camera d'emergenza, stanza di emergenza. Volendo potrei anche accendere il fuoco stasera. Boh. Vabbè, vediamo dai.